Buon pomeriggio a tutti, bentornati su Bravocast Italiano. Io sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento molto importante: aiutare i genitori a casa. Esatto, è un tema che riguarda tutti noi, vero? Allora, Angela, tu aiuti i tuoi genitori a casa? Certo, cerco di aiutarli il più possibile. Mia madre ha 65 anni e mio padre ne ha 68. Loro hanno sempre lavorato tanto, per me e mio fratello, quindi adesso è il mio turno di aiutarli. Bellissimo! E che cosa fai per aiutarli? Beh, tante cose. Per esempio, ogni sabato vado a casa loro e pulisco la casa. Passo l'aspirapolvere, lavo i pavimenti, pulisco i bagni. Mia madre dice sempre che non serve, ma io insisto. Ah, capisco perfettamente. Anche mia madre dice sempre: non ti preoccupare, faccio io. Ma poi sono contenti quando li aiutiamo, no? Esattamente, è proprio così. I genitori non vogliono mai disturbare i figli, ma in realtà apprezzano tantissimo il nostro aiuto. È vero. Io aiuto soprattutto mio padre con le cose tecnologiche, sai, lui non capisce molto di computer, smartphone, internet, quindi ogni settimana passo da loro e lo aiuto. Ah sì, anche i miei genitori hanno difficoltà con la tecnologia. Cosa gli insegni? Di tutto. Come usare WhatsApp, come fare le videochiamate, come pagare le bollette online. All'inizio era difficile, ma adesso mio padre riesce a fare molte cose da solo. Che bello! Sono sicura che tuo padre è molto orgoglioso. E voi, cari ascoltatori, aiutate i vostri genitori con la tecnologia? Scrivetelo nei commenti. Sì, fateci sapere. Ma Angela, oltre a pulire la casa, fai altre cose? Sì, molte altre cose. Per esempio, faccio la spesa per loro. Ogni lunedì mattina vado al supermercato e compro tutto quello che serve per la settimana. Frutta, verdura, carne, pasta, latte. È molto gentile da parte tua. Immagino che per loro sia faticoso portare le borse pesanti. Esatto! Mia madre ha mal di schiena, quindi non può portare pesi. E poi il supermercato è lontano da casa loro, ci vogliono 20 minuti a piedi. Capisco. Io invece accompagno i miei genitori dal dottore. Mia madre ha il diabete e deve fare controlli regolari, quindi prendo il giorno di permesso dal lavoro e la accompagno. Fai benissimo, è importante essere presenti per queste cose. Tu vai con lei dentro lo studio del dottore? Sì, sempre. Così sento cosa dice il dottore. Quali medicine deve prendere? Quali esami deve fare? Mia madre a volte dimentica le informazioni, quindi è meglio se ci sono anch'io. Hai ragione, i miei genitori sono ancora abbastanza autonomi, ma so che un giorno avrò bisogno di aiutarli di più con le visite mediche. Sì, è normale. I nostri genitori invecchiano e hanno bisogno di noi, come noi avevamo bisogno di loro quando eravamo piccoli. Esattamente. È il ciclo della vita. Loro si sono presi cura di noi, adesso noi ci prendiamo cura di loro. Angela, tu hai un fratello, giusto? Vi dividete i compiti per aiutare i vostri genitori? Sì, ho un fratello maggiore. Lui vive più lontano, a Milano, quindi non può venire spesso. Ma ci aiutiamo. Io faccio le cose quotidiane, lui invece aiuta con le questioni economiche. Cosa intendi con questioni economiche? Beh, lui è commercialista, quindi aiuta i nostri genitori con le tasse, la dichiarazione dei redditi, la pensione. Anche queste cose sono importanti, no? Certo, sono molto importanti. Io purtroppo sono figlio unico, quindi devo fare tutto da solo. Ma va bene così. Immagino che a volte sia difficile gestire tutto. Lavori, hai la tua famiglia e devi anche aiutare i tuoi genitori. Sì, è vero. Ho una moglie e 2 figli piccoli, quindi la vita è molto impegnativa, ma i miei genitori sono una priorità. Che belle parole! Come organizzi il tempo? Cerco di pianificare tutto. Per esempio, il martedì sera vado sempre a cena dai miei genitori con tutta la famiglia, così i bambini vedono i nonni e io posso controllare se hanno bisogno di qualcosa.
Ottima idea. Quindi unisci il tempo in famiglia con l'aiuto ai genitori. Esattamente. E poi il sabato mattina, mentre mia moglie porta i bambini al parco, io vado dai miei genitori e faccio i piccoli lavori di casa, cambio le lampadine, riparo le cose rotte, taglio l'erba in giardino. Sei bravissimo. I tuoi genitori sono fortunati ad avere un figlio così premuroso. Grazie, Angela. Ma secondo te quali sono le cose più importanti quando aiutiamo i nostri genitori anziani? Bella domanda. Io penso che la cosa più importante sia la pazienza. Pazienza. Puoi spiegare meglio? Sì, pazienza. I genitori anziani a volte sono lenti, ripetono le stesse cose, dimenticano. Noi dobbiamo essere pazienti e non arrabbiarci. Hai ragione. Mio padre mi chiede sempre le stesse cose sul computer. Mi chiede 3 volte come salvare una foto. All'inizio mi irritavo, ma poi ho capito che devo essere paziente. Esatto. Anche mia madre mi chiede sempre come usare il microonde, anche se glielo ho spiegato 1000 volte. Ma io sorrido e glielo rispiego. Brava. Un'altra cosa importante, secondo me, è il rispetto. Dobbiamo rispettare la loro indipendenza. Cosa intendi? Intendo che non dobbiamo trattarli come bambini. Loro sono adulti, con esperienza e dignità. Dobbiamo aiutarli, ma non controllare ogni cosa. Capisco. È importante trovare il giusto equilibrio tra aiutare e lasciare autonomia. Precisamente, per esempio, mia madre vuole ancora cucinare da sola. Io potrei cucinarle tutto, ma lei ama cucinare, quindi la lascio fare, ma resto vicino per aiutarla se serve. Che bello! Mantenere le loro passioni e attività è molto importante per la loro felicità. Assolutamente. E voi, cari ascoltatori di Bravocast Italiano, come aiutate i vostri genitori? Qual è la cosa più difficile? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo leggere le vostre esperienze. Sì, per favore. Ci piace sempre leggere i vostri commenti. Ora parliamo un po' delle difficoltà. Stefano, qual è la cosa più difficile per te quando aiuti i tuoi genitori? La cosa più difficile è il tempo. Come ho detto prima, lavoro, ho la mia famiglia e a volte è difficile trovare il tempo per tutto. Ti capisco perfettamente. Anche per me è così. Lavoro tutto il giorno, torno a casa stanca e devo ancora trovare l'energia per aiutare i miei genitori. Esatto, e poi c'è anche la questione emotiva. A volte è difficile vedere i nostri genitori invecchiare, vero? Oh sì, molto difficile. Quando vedo mia madre che dimentica le cose o mio padre che cammina più lentamente, mi viene da piangere. Anche a me. È duro accettare che i nostri genitori non sono più giovani e forti come una volta. Ma dobbiamo essere forti per loro. Loro hanno bisogno di noi felici e positivi, non tristi. Hai ragione, Angela, dobbiamo concentrarci sui bei momenti che passiamo insieme. Esattamente. Ogni volta che aiuto i miei genitori cerco di renderlo un momento piacevole. Parliamo, ridiamo, raccontiamo storie. Bellissimo, anche io faccio così. Mentre aiuto mio padre con il computer, parliamo di calcio o di politica. Diventa un momento di connessione, non solo di aiuto pratico. Perfetto. Penso che questo sia il segreto. Trasformare l'aiuto in tempo di qualità insieme. Sono d'accordo. E poi aiutare i nostri genitori ci insegna anche tante cose. Davvero? Cosa ti hanno insegnato i tuoi genitori mentre li aiuti? Mi hanno insegnato ad essere più paziente, più umile, più grato. Mi hanno fatto capire quanto è prezioso il tempo che passiamo con le persone che amiamo. Che belle parole, Stefano. Anche io ho imparato tanto. Ho imparato che la famiglia è la cosa più importante nella vita. Esatto. Il lavoro, i soldi e il successo sono importanti, ma la famiglia viene sempre prima. Sono completamente d'accordo. E voi ascoltatori, cosa avete imparato aiutando i vostri genitori? Fatecelo sapere. Sì. Ora voglio fare una domanda importante. Angela, secondo te cosa succede se non possiamo aiutare fisicamente i nostri genitori? Per esempio, se viviamo lontano. Ottima domanda. Io penso che anche a distanza possiamo fare molte cose. Come per esempio? Beh,
Possiamo chiamarli tutti i giorni al telefono. Una telefonata di 10 minuti può fare una grande differenza. I genitori anziani si sentono soli, quindi sentire la nostra voce li rende felici. Verissimo. Anche le videochiamate sono fantastiche. Vedere i volti dei figli e dei nipoti è bellissimo per loro. Sì, e poi possiamo organizzare aiuti locali. Per esempio, possiamo pagare qualcuno che pulisce la casa o che fa la spesa per loro. Ottima idea. E ci sono anche servizi di assistenza domiciliare, infermieri che vanno a casa per le medicine, cose così. Esatto. L'importante è non sentirsi in colpa se viviamo lontano. Facciamo quello che possiamo con amore. Sono d'accordo. Ogni gesto conta, piccolo o grande. Sì, anche mandare una cartolina, un piccolo regalo, un messaggio carino. Tutte queste cose mostrano che pensiamo a loro. Perfetto, Angela. Ora stiamo arrivando alla fine del nostro episodio. Voglio fare un ultimo consiglio ai nostri ascoltatori. Sì, dimmi, qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio è: non aspettate che sia troppo tardi. Iniziate ad aiutare i vostri genitori oggi, non domani. Bellissimo consiglio. È vero, a volte pensiamo che c'è sempre tempo, ma non è così. Esatto, ogni giorno è prezioso. Quindi chiamate i vostri genitori oggi. Andate a trovarli questo fine settimana. Mostrate loro che li amate. Perfetto, Stefano. E il mio consiglio è: non abbiate paura di chiedere aiuto. Se non potete fare tutto da soli, chiedete aiuto ai fratelli, ai parenti, agli amici. Ottimo consiglio. A volte pensiamo di dover fare tutto da soli, ma non è vero. È importante chiedere supporto. Esattamente. E ricordate, cari ascoltatori, aiutare i genitori non è un peso, è un privilegio. Bellissime parole, Angela. È proprio così. I nostri genitori ci hanno dato la vita, ci hanno cresciuto con amore. Aiutarli adesso è il minimo che possiamo fare. Sono d'accordo. E prima di salutarvi, vogliamo ricordarvi di lasciare un commento. Raccontateci come aiutate i vostri genitori. Sì. E se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo con i vostri amici che studiano italiano. E non dimenticate di iscrivervi al canale Bravocast Italiano per non perdere i prossimi episodi. Perfetto. Allora, Angela, salutiamo i nostri meravigliosi ascoltatori. Ciao a tutti! Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon pomeriggio. Ciao! A presto su Bravocast Italiano. Prendetevi cura dei vostri genitori e prendetevi cura di voi stessi. Arrivederci.